Ciao amici, io sono Alex, benvenuti alla mia serie di video sul fai da te. Come ben sapete mi si è rotto il lampione in giardino, l'avevate visto già nel video speciale dei 3000 iscritti. Questa mattina lo andiamo a sostituire. Allora, ho già qua quello nuovo di marca Sima della Inspire, comprato all'Eroe Marlene, l'ho pagato tipo 25 euro, 30 euro. È lo stesso modello di quelli che ci ho già montato in giardino. Ma questo qua è fatto diciamo meglio perché la struttura è in plastica, non in metallo, perché quelli che ho montato inizialmente erano in metallo, sono marciti tutti. Poi c'è il mio cagnolino che si diverte a farci da sola pipì e li ha fatti corrodere. Andiamo a aprire questo qua, vediamo che cosa c'è dentro nella scatola e poi dopo andiamo a eseguire il montaggio. Apriamo la scatola del lampioncino acquistato all'Eroe Marlene e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo le sue istruzioni, la base, è bello impacchettato, tutto insacchettato, i tasselli per fissarlo al cemento, penso che questo sia il coperchio finale del lampioncino. Poi abbiamo i suoi tubi di prolunga. Poi abbiamo la struttura dove metteremo dentro la lampadina col suo cavo. Questi sono i vetri di chiusura del lampioncino, tiriamoli fuori, sono 4 in vetro. Prima di andare fuori a montarlo in giardino il lampione lo assemblo qua in casa, almeno ce l'ho già pronto per solo fare i 2 buchi nel cemento armato, fare i collegamenti con i fili elettrici e fissarlo al cemento e abbiamo finito il montaggio. Allora, per prima cosa andiamo a montarlo, allora, andiamo a liberare il cavo, come vedete è lungo circa 90 cm, andiamo a liberare i 2 tubi, allora, i tubi sono in alluminio ma la basetta è in plastica, che a me mi interessa che sia la basetta in plastica, almeno così non si rovina. Allora come attrezzi sto utilizzando una forbice da elettricista, nastro isolante sempre da elettricista, un cacciavite a stella, spero che mi bastino per il montaggio. Allora per prima cosa andiamo a assemblare questo, molto semplice, si va a avvitare. Assemblato il primo tubo, prima di andarlo ad attaccare alla basetta, non so se lo vedete, sotto qua dove si andranno a fare tutti i collegamenti dei fili, io vado a smontarlo per essere un po' più facilitato dopo nel collegamento. Ok, questo è dove c'è dentro un morsetto dove andremo a collegare i fili. Io poi per sicurezza il morsetto lo faccio su nel nastro isolante da elettricista per non rischiare che mi entri acqua e vada in corto. Questo è il piccolo morsetto che potete vedere. Teniamo tutto da parte. Per il morsetto ci servirà un cacciavite a taglio. Allora, andiamo a mettere questo. Ok, abbiamo fatto passare il suo cavo. Adesso andiamo a avvitare l'altro pezzo. Vi consiglio, montate prima il lampione prima di fare qualsiasi collegamento perché il filo all'interno gira, se no vi si attorciglia su tutto. Ok, abbiamo quasi finito di assemblare il nostro lampione, adesso andiamo a mettere la basetta, cavo, abbiamo fatto prima, vedete? Come vedete il lampione è montato. I pezzi finali del vetro io andrei a farlo alla fine perché se nel montaggio vi scivola viva per terra questo vetro qua si rompe come niente. Attenti che è anche bello tagliente, ho rischiato di tagliarmi adesso. E ora pronti per lavorare. Ricapitoliamo tutto quello che ci serve per fare questo lavoro. Allora, per prima cosa ci serve trapano per fare il buco nel cemento armato, avvitatore, forbice da elettricista, nastro isolante, guanti per proteggersi le mani, un cacciavite multifunzioni con le sue punte a stella e a taglio, un morsetto mammut per attaccare i fili, 2 viti e 2 fisher del numero 6 e punta per il cemento armato sempre il numero 6 e vetri
coperchio, lampione. Abbiamo fatto un attimo l'inventario di quello che ci andrà a servire per andare a montare il lampione. Bene, siamo pronti per la sostituzione del lampione, ma prima, molto importante, diamo giù la corrente. Non so se vedrete, ma ho dato giù tutti i contatori. Iniziamo a tagliare i cavi. Quello vecchio l'abbiamo definitivamente eliminato. Allora, questo lampione che ho acquistato non ha la massa terra, quindi li unisco perché gli altri lampioni ce l'hanno. Quindi uso il mio Mammut e vado a collegare la massa. Ok. Adesso andiamo a sperare questi due qua, che li uniamo e li mettiamo in questo punto, e quello blu del lampione lo andiamo a mettere dalla parte opposta. Adesso andiamo a fare quello nero. Ok, adesso andiamo a collegare quelli del lampione. Ok, il lampione è collegato all'energia elettrica. Adesso la matassa, visto che non ho usato quello originale perché quello originale era troppo piccolo e questo non ci sta al suo interno, vado a nastrare tutto con il nastro isolante, giusto per renderlo un po' impermeabile all'acqua. Abbiamo nastrato il collegamento, adesso facciamo la prova del 9, tiriamo sulla corrente e vediamo se l'lampione funziona. Vado a coprire la fotocellula del crepuscolare giusto per vedere se si accende la lampadina dopo i collegamenti, se non salta la corrente. Ok, la lampadina si è accesa dopo che ho coperto il crepuscolare. Adesso parte finale. Andiamo a cercare di sistemare questo in qualche modo all'interno del lampione, all'interno qui, e poi andiamo a fare i buchi e lo fissiamo al terreno. E adesso dobbiamo fare due buchi del numero 6 nel cemento, una gettata che avevo fatto io anni fa per montare i lampioni, tiriamo i due fisce, le due viti e abbiamo finito il montaggio. I due fori li abbiamo fatti, adesso mettiamo dentro i fisher nei due fori e poi montiamo il lampione per finire. Abbiamo montato il lampione, adesso lì proviamo a vedere se si accende la lampadina, giusto per sicurezza. Il lampione funziona, ultimiamo il montaggio. Abbiamo montato il lampione, adesso sembra ultimato. Adesso ultima prova del 9, riaccendo i lampioncini e vediamo un po' se funziona tutto correttamente. Perfetto, il lampione funziona, la corrente non salta, vuol dire che tutti i collegamenti sono fatti correttamente.
E ora in casa. Il lampione l'abbiamo montato. Difficoltà del montaggio? Su una scala da 1 a 10 io farei un 3, non è molto complicato. Basta stare attenti ai collegamenti e, cosa molto importante, tirare giù la corrente di casa se non si vuole rimanere attaccati. Ma del resto il montaggio è veramente molto semplice. Ricorda che abbiamo montato questo lampioncino della Sima Inspire, alto 1,5 m e la testa è larga 15 cm. L'attacco delle lampadine è 27, è fatto di plastica, io ne ho già altri 3, 2, uno ancora da sostituire, lo vedremo con un altro video. Siamo arrivati al termine del mio video. Se ti è piaciuto come è stato fatto il mio video, o se ti manca qualche informazione sulla sostituzione di un lampioncino, fammelo sapere nei commenti. Poi, altra cosa, se non ti vuoi perdere tutti i miei prossimi video che verranno pubblicati sul mio canale di questo genere o anche di altro genere, mi raccomando, qua sotto c'è il tastino rosso con scritto iscriviti. Cliccaci sopra e diventerà grigio. Invece se è già grigio vuol dire che sei già iscritto. Lascia un bel like, commenta e ci vedremo con i prossimi video che usciranno sul mio canale di fai da te, tutorial e molto altro. Ciao!